Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi voglio parlare dei momenti più propizi, dei giorni e delle notti più propizi per leggere le carte, secondo la tradizione soprattutto, ovvero quando si dice che l'energia della Terra e degli astri è più intensa e quindi ci permette di connettere molto più facilmente con il nostro inconscio. Dunque, innanzitutto, siccome appunto il lavoro di lettura dei tarocchi e delle altre carte è un lavoro di comunicazione soprattutto con il nostro inconscio e quindi con l'inconscio collettivo, sicuramente bisogna stare attenti alle fasi lunari. Ovvio, si possono leggere le carte in ogni momento, non è quello il problema, però appunto secondo la tradizione, base anche alla fase lunare, ci può essere una connessione più o meno facile con il nostro inconscio. E sicuramente la fase lunare migliore è quella del plenilunio, ovvero quando la luna ha il suo massimo splendore. Secondo io solitamente faccio conto per un periodo di 3 giorni, ovvero il giorno prima del plenilunio, il giorno del plenilunio, la notte del plenilunio e quello dopo, vanno bene uguali, insomma, non solo la notte del plenilunio specifica, però appunto sia anche il giorno prima che il giorno dopo. È una fase che dura solitamente l'energia della luna ha più o meno la stessa energia per 3 giorni. E quindi appunto in questo modo, in questa fase della luna, la sua energia è più forte. E poi sicuramente all'interno della settimana, il lunedì, siccome è il giorno dedicato alla luna, è il giorno in cui possiamo connetterci più facilmente con la sua energia e quindi col nostro inconscio. E va bene appunto anche durante il giorno, non soltanto la sera, quando la luna splende nel cielo, ecco. E poi bisogna tenere sicuramente conto dei vari equinozi e solstizi, quando appunto l'energia del sole è più o meno intensa, comunque ha dei cambiamenti particolari. Abbiamo l'equinozio primavera che solitamente è il 20 marzo, il solstizio d'estate che è verso il 21 giugno, l'equinozio di autunno è a settembre verso il 23 e poi ultimo il solstizio d'inverno che è verso il 21 di dicembre. Ovviamente cercate di controllare il calendario per la data precisa perché cambia di anno in anno. E poi invece per quanto riguarda le notti più propizie per leggere i tarocchi, beh, queste si rifanno molto a proprio le tradizioni pagane. C'è la notte di Valpurga che coincide con la festività pagana di Beltane, che è il 30 aprile, la notte del 30 aprile. E poi c'è la notte di San Giovanni, che è la notte del 23 giugno, e la notte di Halloween, che è appunto la festività pagana di Samhain, che è il 31 ottobre. E poi infine la notte di Candelora, che è quella del 1 febbraio e che coincide appunto con la festività pagana di Imbolc.
Queste notti appunto le energie esoteriche sono molto più forti e quindi vuol dire fondamentalmente che le carte rispondono maggiormente alle nostre domande. E poi infine vorrei citare le 13 notti sante, che sono le notti che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio e che sono considerate dal esoterista Steiner come particolarmente importanti per l'accrescimento della nostra autoconsapevolezza e quindi per la pianificazione dell'anno successivo, cioè è il periodo in cui nel nostro inconscio impiantiamo i semi che avranno poi frutto nei 12 mesi successivi, quindi sono particolarmente importanti a livello di autoconsapevolezza. Quindi io consiglio di leggere le carte ognuna delle 13 notti, che vanno appunto, ripeto, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Bene, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, in caso vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi. A presto, ciao!